Ciao ragazzi, come state? Io sono Rico e oggi siamo qui perché vi porto la mia top delle fragranze commerciali. Come detto nel video in precedenza, questa top sarà divisa in due macro categorie, categoria di giorno e categoria serale, ok? Perché questa distinzione? Perché l'estate è un po' particolare. La sera siamo spesso fuori, invitati a cena, compleanni, aperitivi, cazzi e mazzi, e quindi abbiamo bisogno di una fragranza un po' più corposa, che abbia un po' di scia, che sia un po' più potente. Mentre di giorno una fragranza che abbia un grande aroma, una fragranza che sia fresca, rigenerante, rivitalizzante e che non dia fastidio agli altri, perché con il caldo si rischia davvero di dar fastidio con profumi troppo forti. Anche se tantissimi ormai dicono: ma sai, io uso Montale Intense Café d'estate, io uso L'Oud d'estate. Ragazzi, voi siete sempre liberi di fare quello che volete e come lo volete, ma io sono qui per darvi dei consigli, ok? Perché sulla mia esperienza personale vi posso garantire che utilizzare fragranze di un certo tipo, soprattutto per un caldo torrido come quello di questi giorni qua, non è assolutamente il top, ok? Non vi pensate che fate il super figurone, no, lì state praticamente facendo un passo sbagliato. Però ecco, ognuno è libero di fare quello che vuole, io sono qui per darvi i miei consigli della mia collezione, quindi saranno 20 fragranze, una più spettacolare dell'altra. E intanto, visto che siamo qua, dategli un like al video, iscrivetevi al canale perché è davvero molto importante, ok? Ai fini di crescere e di essere sempre più incisivi in questo mondo. E niente ragazzi, come sempre vi chiedo un bel vamos e iniziamo. E al 10° posto, Club de Nuit Intense di Armaf. Al suo interno limone, ananas, bergamotto, ribes nero e mela. Nelle note centrali betulla, gelsomino e rosa. Nelle note di fondo muschio, ambra grigia, patchouli e vaniglia. Ed eccola, Club de Nuit Intense di Armaf, una fragranza leggendaria che entra nell'Olimpo delle leggende. E voi mi chiederete: Rico, ma come mai? Ma cosa stai dicendo? Ve lo spiego subito. Alexandre di Milano io ho conosciuto proprio il proprietario di Armaf, che mentre scambiavamo due chiacchiere, lui, che io gli chiedevo: scusa, ma come mai non avete lo stand qua? C'è un brand come Armaf? Allora lui mi fa: guarda, numero uno, noi siamo un brand commerciale, e quindi mi ha dato la conferma che il brand Armaf è un brand commerciale, almeno dalle loro parti, che poi qui in Italia è difficile reperirla proprio nei negozi fisici, ma comunque si trova in tutti gli store online. Vabbè, questo è un altro discorso. E poi mi fa: Rico, io ho venduto 12 milioni di copie di Club de Nuit Intense. E gli dico: maestro, chapeau, ok? Allora vi spiego un po' la storia di questa fragranza. Questa fragranza esce proprio nel momento in cui Creed Aventus era sul tetto del mondo, ok? Questa fragranza nasce come clone di Creed Aventus, ma sapete qual era il segreto del suo successo? La durata. Una fragranza che durava più di 12 ore sulla pelle, immaginate un po', 2 giorni sui vestiti senza problemi, ok? Oggi la fragranza non è più così super potente, perché quella versione lì è stata trasformata in questa versione qui, ok? Che costa molto di più. Ma se vogliamo parlare proprio di Club de Nuit Intense, una fragranza fruttata, mentre l'altra è più tosta, ok? È una fragranza molto più fumosa, molto più legnosa. Invece questa qui l'hanno resa più portatile, una fragranza che sì, io la vedo portata per l'utilizzo giornaliero, un utilizzo da ufficio, da non lo so, qualsiasi cosa, l'importante è che sia di giorno, ma nulla toglie che la si possa utilizzare anche di sera. Però ragazzi, questa fragranza adesso, la versione odierna, è una fragranza che parte super fruttata, agrumata allo stesso tempo, con una leggerissima nota fumosa all'interno, ok? Data dalla betulla molto probabilmente, ma che
ci regala anche in estate una sensazione di mascolinità che abbiamo comunque bisogno sempre, ok? E poi la fragranza diventa legnosa, ma un legnoso abbastanza morbido, non come l'altra versione, ok? Che è veramente un legnoso super pungente che si attacca alla pelle da paura. Invece no, questo diciamo è un legnoso più portatile, più morbido, che comunque nel nostro dry down ci dà comunque quella sensazione di mascolinità, ma proprio perfetta per l'estate, secondo il mio parere, perché l'ho studiata proprio negli ultimi giorni, perché me l'ero un po' dimenticata la fragranza, e vi dirò, è davvero spettacolare. Questo è Club de Nuit Intense. Andiamo avanti. E al nono posto Prada Water Splash. Al suo interno neroli, foglia di mandarino e cardamomo, note centrali iris e zenzero e note di fondo sandalo, ambra e legno di cedro. Ed eccola qui, Prada Water Splash, ragazzi. Allora, già dal nome Splash dobbiamo già immaginarci che facciamo un tuffo nel mare, un tuffo nell'acqua, ok? Questa è una fragranza che ci viene in aiuto proprio nelle giornate più calde, quelle più afose, e infatti la Water Splash di tutta la linea di Prada, secondo me, ha quel sentore più naturale, ok, di tutta la linea, ok? Parte con questa sensazione leggermente agrumata che poi diventa un po' marina, un po' acquatica, se vogliamo, proprio, ecco, una fragranza acquatica al 100%. Una fragranza che comunque rimane elegante, perché comunque si porta dietro lo strascico dello stile Prada, ok? Delle altre sue gemelle, Prada L'Homme, Prada L'Eau, insomma. Però la Splash è molto sottovalutata, ok? A parte che i grossi formati si possono trovare ad un prezzo davvero conveniente. Non so se ancora ci sono delle offerte, ma le avevo viste tipo un mese e mezzo fa, delle offerte davvero accattivanti sulla fragranza. Quindi fragranza super acquatica, super fresca, rivitalizzante, rigenerante, ma proprio nel vero senso della parola, pur rimanendo sempre legati nello stile Prada. E all'ottavo posto Acqua di Gio Profondo. Al suo interno note marine, Aquazone, bergamotto e mandarino verde. Nelle note centrali rosmarino, cipresso, lavanda e lentisco. Nelle note di fondo note minerali, muschio, patchouli e ambra. Ed eccola qua, Acqua di Gio Profondo. Di tutte le Acque di Gio, la miglior versione che tu possa utilizzare in estate è proprio la Profondo, ok? Perché è la versione un po' più acquatica, marina di tutta la linea, con un touch verde all'interno, ma che pur mantiene tutta quella parte aromatica tipica che ritroviamo in tutte le Acque di Gio. Un dry down leggermente speziato, legnoso, super morbido. Una fragranza che ha un'ottima durata, intorno alle 7-8 ore, e che cela un segreto. E sapete qual è? Che più siete accaldati, più fa caldo, più sudate e più la fragranza si attiva. È incredibile, è questa sensazione che arriva proprio dal profondo, ok? Più fa caldo e più le molecole di profumo si emanano, ok? Nell'aria, vi regalano quella sensazione di freschezza, così vi sentite freschi nonostante state subendo comunque il calore. Ecco, Acqua di Gio si rivela sempre comunque un colpo sicuro, ok? Quando compriamo un Armani, un Acqua di Gio è sempre a colpo sicuro, quindi vai tranquillo, abbiamo scia, proiezione, abbiamo durata, abbiamo tutto quello che ci serve in una fragranza. In più, in questa versione, che io ritengo sia la migliore, una delle più belle dopo Essenza, che purtroppo è stata discontinuata, questa qui è davvero spettacolare che non me lo creo. Una versione che l'ho messa nelle fragranze, insomma, estive di giorno, per il giorno, proprio perché si presta molto bene al lavoro da ufficio, per chi utilizza camicie a maniche lunghe, per chi utilizza le giacche, capito? Quindi magari soffre un po' il calore, ma questa fragranza ci aiuta a rimanere un po' più freschi. Questa è Acqua di Gio Profondo. Al settimo posto Dolce & Gabbana Light Blue, la versione Italian Love. Al suo interno pompelmo e bergamotto di Sicilia, note centrali, note ozoniche, foglia di violetta, note verdi e cashmiran, e nelle note di fondo vetiver, muschio, patchouli e legno di guaiaco.
Ed eccola qua, Dolce & Gabbana Light Blue, questa è la versione Italian Love 2022, ma al settimo posto ragazzi io voglio mettere praticamente tutta la linea delle Light Blue, ok? La O Intense, la originale, un po' tutta, ok? Però in questo caso vi porto davvero la nuovissima. Io tutta la linea delle Light Blue l'ho recensita in un video che ho registrato di recente, vi lascio magari in alto la scheda. E niente, settimo posto per tutta la linea Dolce & Gabbana Light Blue Series. E al sesto posto Infusion d'Iris di Prada. Note di apertura: fiori d'arancio africano, neroli, arancia e mandarino. Note di cuore: iris, galbano e lentisco. Note di fondo: incenso, cedro della Virginia, benzoino e vetiver. Infusion d'Iris di Prada, un vero e proprio gioiellino della profumeria commerciale. Allora, parto col dirvi una cosa molto importante, ok? Tutta la linea Infusion spesso e volentieri è esposta nel reparto femminile, ok? Ed è un errore grandissimo, perché tutta la linea Infusion è assolutamente unisex. Ce ne sono tantissime, ok? E tantissime ancora io stesso non le conosco tutte, ok? Però sono quasi tutte fragranze estive, fresh and clean, pulite, con uno stile brillante che solo Prada sa regalarci, ok? Di una eleganza pazzesca. Non sono fragranze dalla grande proiezione, non sono fragranze da un'enorme durata, ma hanno un incanto unico nel loro genere, ok? Tutta la linea Infusion è super unica, super naturale, ok? Per quanto riguarda le fragranze commerciali, penso che sia la linea più naturale di sempre, ok? Che ci sia sul mercato ad oggi. In questo caso la Infusion d'Iris è una fragranza talcata, una fragranza fresca, pulita, rigenerante, per gli amanti delle fragranze che non siano troppo cafone, che non si attivano con il caldo, con il freddo, no, niente, nulla di tutto questo. Una fragranza easy, ok? Che non ha una grande evoluzione, ma che ci regala una sensazione di benessere unica, ok? Questa fondamentalmente è Infusion d'Iris di Prada. Come ben sappiamo, Prada è uno dei brand più bravi, ok, nella trasformazione dell'iris per quanto riguarda le fragranze. Ecco perché è proprio il brand che primeggia in estate. Ma con questa fragranza, ragazzi, qui la naturalezza è praticamente al primo posto in assoluto. Questo è Infusion d'Iris di Prada. E al quinto posto Bleu de Chanel Eau de Toilette, al suo interno pompelmo, limone, menta e pepe rosa. Note di cuore: zenzero, noce moscata, gelsomino e iso e super. Note di fondo: incenso, vetiver, legno di cedro, sandalo, paciuli, labdano e muschio bianco. Ed eccola qua, la Bleu de Chanel, la versione Eau de Toilette. Ma come mai è la miglior versione da poter utilizzare in questa estate? Ma per il semplice fatto che sono uscite altre due versioni, la versione Eau de Parfum e la versione Parfum, di cui io sono innamoratissimo, che sono versioni un po' più corpose, più dense, leggermente più scure al loro interno e che si prestano meglio all'utilizzo autunnale invernale, ok? E quindi se dovessimo averle tutte e tre, la versione Eau de Toilette dove la collochiamo? La collochiamo ovviamente per l'estate, nella stagione estiva. Anche perché c'è da dire una cosa: tutte le Bleu de Chanel non hanno stagionalità, ok? Sono fragranze super versatili, ok? Però se vogliamo andare sul sicuro, ok? Che vogliamo un prodotto di qualità, Chanel, un prodotto che abbia una scia 2 metri, persistenza 7-8 ore sulla pelle, quindi una fragranza sicura, senza troppi se, senza troppi ma, ecco, Bleu de Chanel, la versione Eau de Toilette, è perfetta per quest'estate, più propensa all'uso di giorno perché questa fragranza di sera ormai non, come dire, non regala più quel fascino di cui abbiamo bisogno, non regala più, perché ragazzi pensate, da 12 anni sul mercato, continua a battere record, penso che sia la fragranza maschile di Chanel più venduta della storia, ma ha perso un po' quell'incanto, quell'impatto di cui noi
che siamo sempre alla ricerca della fragranza migliore, che vogliamo sempre profumare diversamente dagli altri, purtroppo diciamo che la Bleu de Chanel non ha più questo grande fascino, ok, che aveva un tempo. Però rimane sempre un grande prodotto di super qualità. Questo è Bleu de Chanel. Quarto posto per Y Live di Yves Saint Laurent. Al suo interno fiori d'arancio come note di apertura, note di cuore zenzero e bergamotto e come note di fondo ginepro e salvia. Ed eccola qui, Yves Saint Laurent Y, la versione Live. Per chi non lo sapesse, questa è la versione estiva della linea Y, ok? Se io dovessi spiegarvela davvero in 4 parole, noi che conosciamo la linea Y, soprattutto la Eau de Parfum che è la più gettonata, se prendiamo la sua parte speziata e la togliamo, se togliamo anche quella parte super legnosa che contiene sul fondo e la togliamo, e da quest'altra parte cosa ci rimane? Ci rimane quella parte agrumata, aromatica, in più ci aggiungiamo, anche se non dichiarata, una nota acquatica al suo interno e vedrete che la fragranza comunque già diventa più fresca, quindi un agrumato fresco, leggermente speziato, verde. Questa in poche parole è la versione Y Live, una versione secondo me perfetta per l'uso quotidiano, ma per l'uso di giorno, ok? Perché di giorno questa fragranza ci dà quella sensazione di freschezza di cui abbiamo bisogno, che magari nella linea Y non ritroviamo in nessuna delle 3 fragranze, perché sono davvero potenti, lo sappiamo, hanno un'enorme scia, hanno una buona durata, sono belle potenti, ok? Però questa qui diciamo che perde un po' di potenza proprio perché questo suo essere un po' più fresca, un po' più aromatica e acquatica gli fa perdere un po' di potenza, ma comunque ancora rimane con una buona scia, con una buona proiezione, ok? Proiezione intorno ai 2 metri, una buona scia almeno per le prime 2 ore, si sente davvero benissimo questa fragranza, ok? Questa in poche parole diciamo che è la Y Live, davvero un'ottima alternativa rispetto a tutte le Y, una fragranza che a me mi ha sorpreso, spesso e volentieri la utilizzo per andare al lavoro, soprattutto d'estate quando fa davvero caldo, e quindi perché no, quarto posto meritato per la versione Y Live di Yves Saint Laurent. Terzo posto per Prada L'Homme L'Eau, al suo interno neroli e zenzero come note di apertura, note di cuore iris e ambra e note di fondo note talcate, sandalo e legno di cedro. Ed eccola qui, Prada L'Homme L'Eau, riconoscibile proprio perché sulle spalle del flacone è di color celestino azzurrino, ok? Allora, cosa c'è da dire su questa fragranza? Fondamentalmente la Prada L'Eau si rifà alla originale, ok? Alla Prada L'Homme. Ma se si chiama L'Eau evidentemente perché ci sono delle differenze, ma sono davvero difficili, ok? Difficili da detettare, ok? Io vi sfido ragazzi, andate in profumeria, spruzzatevi su una mano Prada L'Homme e su quest'altra mano Prada L'Eau. Voglio vedere se qualcuno riesce a trovare differenze, è davvero difficilissimo. Però se proprio le vogliamo riconoscere perché siamo dei pignoli, perché studiamo tanto, allora qual è la vera e propria differenza? Che nella L'Eau la nota di iris che abbiamo nell'originale viene abbassata di tantissimo e viene alzata la nota di neroli, ok? Questa fragranza spinge più sul neroli, note di neroli e talco, ok? E in più la nota di zenzero che è un po' più predominante proprio per dargli quella sensazione di fresco speziato all'interno, ok? Mentre nell'originale ovviamente avremo un sentore più di iris, talcato ma di iris. Qui è un talcato più neroli, fiori d'arancio, ok? Questa è la principale differenza tra le 2 fragranze, che magari proprio perché il fiore d'arancio, proprio perché c'è questa nota di zenzero più predominante, la rendono leggermente più fresca, ok? Però fondamentalmente ragazzi potete utilizzare sia l'originale che anche questa, sono sempre perfette, ok? In qualsiasi tipo di contesto, occasione. Questa un po' più portata all'uso diario, di giorno, ok? Proprio perché è un po' più fresca, quindi magari ci potrà regalare una sensazione di freschezza. Performance
non cambia nulla dall'originale, siamo intorno alle 5-6 ore, una buona proiezione di 1,5 m, 2 e una buona scia. Questa almeno per 2 ore e mezza funziona davvero alla grande, quindi vabbè, tutte le Prada, ragazzi. Ecco perché vi dicevo, Prada è un brand che primeggia in estate, proprio perché secondo me è il brand king delle fragranze estive. E niente, questa è Prada L'Homme. E al secondo posto Aqua Atlantique di Bulgari. Al suo interno note acquatiche, bergamotto di Calabria, limone di Sicilia e salvia, note di cuore, note marine, ambra grigia e mela, e note di fondo benzoino, amberwood, vetiver, patchouli e sandalo. Ed eccola qui, Aqua Atlantique di Bulgari, ok? Una fragranza eccezionale, incredibile. Allora adesso si aprirà un caso e sicuramente lo possiamo fare qui sotto nei commenti, perché sto per dire qualcosa di spettacolare che non me lo creo. Il vero e unico erede di, fammela prendere, Aqua Amara di Bulgari, ok? A parte che se fosse ancora in produzione, se fosse ancora sul mercato, sarebbe la fragranza numero 1 per quest'estate. Quindi se la trovate, ragazzi, compratela blind buy, ad occhi chiusi, perché qualche pezzo in giro ancora potreste trovarlo. Questo è il vero erede di Aqua Amara. Allora, se Aqua Amara ha questa potenza di questo mandarino, di questa nota di mandarino amaro, in questo caso abbiamo una nota di bergamotto e limone, ok? Quella è mandarinata e amara, questa è un po' più amabile, limonosa, acquatica, marina, ok? Che proprio ci riporta a quelle sensazioni di chi è stato e chi si è fatto un bagno nell'Atlantico, riconosce quella salinità, ok? Del mare Atlantico. È incredibile, è davvero spettacolare. E in più, ragazzi, è la acqua di queste versioni, di queste boccette super carine, più performante, subito dopo Aqua Amara ovviamente, che ormai non è più in commercio, quindi al primo posto passa l'Atlantique in quanto a proiezione, potenza, scia e durata sulla pelle, ok? Allora, sulla mia pelle dura 7 ore, se le fa senza nessun problema e non vado nemmeno così tanto in overspray, ok? L'altro giorno ne ho fatte tipo 6 sprayate così sul braccio e praticamente profumava per 6-7 ore senza nessun problema. Scia la possiamo sentire e avvertire davvero benissimo, almeno per le prime 2 ore e mezza, 3, ok? Con una proiezione di almeno 2 metri, 1,5 m, 2 metri ce le ha tutte, ok? Molti dicono no Rico, ma la Marine, ragazzi, ce l'ho pure qua la Marine, non dura, non ha le stesse performance dell'Atlantique, fidatevi, cioè io ce le ho tutte le fragranze, ce le ho tutte le acque, nell'originale, l'Homme, niente, praticamente il vero erede, il numero 1 ad oggi è Atlantique, ok? Che poi l'aroma possa piacere o meno, a me mi incanta questo aroma qua, mi incanta, ok? È proprio davvero spettacolare. Se vogliamo una fragranza, come dire, fresca alla Acqua di Joe, ok? Perché è anche un'altra creazione di Morillas, quindi ragazzi, ok? Siamo su quello stile lì, ok? Però questa è molto più marina, molto più incisiva, a tratti c'ha dei tratti anche salini all'interno. Oh madonna, l'ho spruzzata qua. No, vabbè, cioè, no, vabbè. Unica. Il vero erede di Aqua Amara ad oggi è Aqua Atlantique. Spettacolare. Primo posto per Prada Luna Rossa Sport. Al suo interno bacche di ginepro e zenzero come note di apertura, note di cuore, lavanda, note di base, vaniglia e fava tonka. Ed eccola qua, Prada Luna Rossa Sport, la miglior fragranza che possiamo utilizzare quest'estate della categoria commerciale di giorno, ok?
Di tutta la linea delle Luna Rosse, questa qui ho imparato a conoscerla e ad amarla giorno dopo giorno. È davvero una fragranza incredibile, in pieno stile Prada, ok? Che mantiene quel tocco di eleganza di cui abbiamo bisogno. Ma cosa c'ha in più questa fragranza rispetto alle altre? Che rimane fresca nonostante abbia all'interno un tocco dolce, ma è un tocco dolce, fresco, talcato, brillante. Ecco, fondamentalmente questa è la fragranza che più mi dà emozione, che performa di più di tutte. Ecco perché le ha battute tutte, ragazzi. Qui siamo intorno alle 7-8 ore senza problemi. Una fragranza che resiste anche al caldo estremo, è incredibile. È una fragranza che ci regala una sensazione di brillantezza davvero unica, ok? Questa per me è Prada Luna Rossa Sport, davvero straordinaria. Cioè, una volta che l'hai conosciuta proprio nel suo animo più intimo, è difficile scollartela di dosso, è davvero difficile scollartela di dosso. E vi ripeto, una fragranza fresca, leggermente dolce, piaciona, talcata. Il risultato è assicurato, ok? E poi, ragazzi, non è così tanto utilizzata come magari una Bleu de Chanel o un Sauvage. Con questa qui sarete davvero unici, ok? In ufficio, nelle vostre ferie, nelle vostre vacanze, se siete in barca di giorno, è una fragranza davvero stratosferica, ok? E niente, Prada Luna Rossa, la versione sport, primo posto di questa incredibile classifica della categoria giorno. Bene ragazzi, siamo anche per oggi alla fine di questo video e allora, se ancora non l'hai fatto, dagli un bel like al video, iscriviti al canale e attiva la campanellina perché sta per arrivare la classifica delle 10 migliori fragranze commerciali per l'uso serale. Non puoi assolutamente perdertela, ok? E niente ragazzi, mi raccomando nei commenti un bel... Dai, scrivi... Ah, ma l'avete già scritto? Dai, un bel vamos nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!